Ciao a tutti ragazzi, qui è Axi. Benvenuti nel quarto episodio della serie nella modalità My Team di F1 Manager 24 alla guida della Lamborghini. Dopo la gara pazza in Australia è tempo di trasferirci in Giappone, ma prima c'è da fare ancora qualcosa al quartier generale. Alla fine dello scorso episodio avevamo visto che il progetto del sottoscocca era stato completato ed è ora quindi di produrre nuovi pezzi. Ne produciamo ovviamente 4 e almeno uno dovrebbe essere pronto in tempo per il Giappone. Pochi giorni più tardi viene completato anche il progetto dell'alettone posteriore e quindi non perdiamo tempo ed anche in questo caso produciamo 4 nuovi pezzi. Quindi per una macchina avremo sicuramente il pacchetto completo. Forse il nuovo allettone potrebbe essere pronto anche per l'altra vettura, ma vedremo. Ma ovviamente gli sviluppi non si possono fermare, quindi ho deciso di sfruttare nuovamente le nostre ore in galleria per lavorare ad un nuovo telaio. Alla fine, dopo aver giocato con gli slider, siamo riusciti a ottenere un progetto che migliora dell'1,68% l'efficienza del nostro DRS, che vi ricordo essere uno dei nostri punti più deboli. Ma contemporaneamente migliora anche velocità massima e il comportamento nelle curve a bassa velocità. Peggiora di meno dell'1% il raffreddamento del motore, ma è una cosa che posso accettare. Il secondo progetto invece riguarda le pance laterali. Qui con gli slider abbiamo ottenuto un miglioramento significativo della velocità e del comportamento in tutti i tipi di curva durante la sterzata. Ed inoltre non solo abbiamo recuperato la percentuale di raffreddamento persa, ma l'abbiamo anche migliorata nel complesso. Ma non è finita qui, perché pare che Arvid Lindblad abbia accettato il nostro contratto di 4 stagioni con uno stipendio di circa $600.000. Sul moltiplicatore di rescissione alla fine ci siamo venuti incontro e l'abbiamo messo a 0,50. Direi dunque che possiamo accettare. E così Arvid Lindblad diventa ufficialmente un pilota Lamborghini. C'è anche da settare il programma addestramento dei piloti per questo mese. Come al solito andremo a selezionare quello che riduce la durata della sosta e dopo qualche cambiamento otteniamo nuovamente un buon miglioramento mantenendo basso l'incremento della probabilità di errore. Ci informano anche che abbiamo raggiunto gli obiettivi del piano sponsor ed è arrivato il momento di creare il prossimo, che semplicemente vede 2 eventi dove il personale parlerà nelle scuole e un solo evento dove è coinvolto un pilota, che però è un affiliato, per cui non dovrebbe creare problemi di mentalità. Finalmente siamo al weekend di gara. A Suzuka avremo, secondo me, diverse difficoltà in un circuito che è equilibrato, vero, ma le auto dipendono dalle prestazioni ad alta velocità e lì pecchiamo non poco. Prima di partire installiamo il nuovo alettone su entrambe le auto, visto che la nostra fabbrica è riuscita a produrne 2 per tempo, mentre il nuovo sottoscocca che siamo riusciti a produrre andrà solo sulla macchina di Giovinazzi. Settiamo gli obiettivi del pilota. Voglio usare con Giovinazzi sperando continui a superare la 20ª posizione, mentre con Birman rimaniamo fedeli all'obiettivo più basso. Ora è tempo di iniziare. Konnichiwa dal circuito giapponese di Suzuka. Questo tracciato unico nel suo genere è uno dei più amati e tornerà a farsi amare questo weekend. Ci attendono brividi e velocità nel Gran Premio del Giappone. L'email pre-weekend ci diceva che il tempo sarebbe stato sereno, ma pare che pioverà durante tutte le libere ed anche in maniera piuttosto intensa durante le qualifiche. La gara, almeno, dovrebbe però essere sull'asciutto. Sono andate bene le prove libere, entrambi i piloti conoscono il tracciato ed hanno una soddisfazione eccellente dell'assetto. La conoscenza dei componenti non è al massimo, ma il tempo era comunque limitato. Ci sentiamo nel nostro miglior giro di qualifica. Benvenuti, siamo alle qualifiche. Pronti a entrare nel vivo. Siamo in auto con Giovinazzi, abbiamo messo abbastanza carburante da fare 2 giri di fila. Il primo non è andato benissimo e siamo nel secondo. Vediamo se i piloti riescono a migliorarsi. Il primo settore è verde, ma decisamente più lento rispetto a quello degli altri. Nei prossimi minuti aumenterà la pioggia, quindi dobbiamo fare il giro ora.
I due piloti sono entrambi sugli stessi tempi, ma nulla di così eccezionale purtroppo. E mentre Giovinazzi concludeva il giro, Birman ha bloccato andando lungo. Rivediamo l'errore. Qui eravamo alla curva 15 e l'auto si è bloccata. Sembra un bloccaggio abbastanza classico prima della chicane. Quindi abbiamo concluso le qualifiche, ancora una volta nelle ultime posizioni. Non c'è ancora un miglioramento in qualifica da poter definire notevole. Max Verstappen si prende la pole davanti a Norris e Piastri, mentre Alonso pare che verrà retrocesso a causa di una penalità. Ci siamo quasi! L'inconfondibile circuito a 8 del Giappone è pronto a travolgerci con 53 giri di emozioni. A Suzuka può succedere di tutto, come ha dimostrato Kimi Raikkonen nel 2005, arrivando alla vittoria dalla 17ª posizione. Anche oggi assisteremo a sorprese simili? Pronti alla gara? È il giorno che stavamo aspettando, mentre i piloti si preparano a darsi battaglia. Giovinazzi partirà con gomma gialla, nella speranza di poter sfruttare qualche safety car, per poi concludere con 2 stint su gomma morbida. Questa volta, invece, variamo la strategia con Berman, che partirà con la rossa per essere aggressivo, per poi fare gialla-rossa nel finale. Bene, manca pochissimo al semaforo verde, per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. Aspirava a qualcosa di meglio della P21, ma potrà rifarsi se riuscirà a dare il meglio di sé. Da questo momento, impossibile dire cosa succederà in pista. I piloti sono pronti, non manca molto. Questo è il Gran Premio del Giappone. Si spengono le luci e via, partiti! Partenza abbastanza nella norma da parte nostra. Manteniamo le posizioni, per quanto i nostri due piloti stiano rischiando un poco troppo. Alla fine del primo giro siamo in auto con Giovinazzi negli scarichi di Hülkenberg. Si muove Giovinazzi che prende l'interno nella chicane, ma Hülkenberg sfrutta le gomme rosse per avere migliore trazione in uscita. Nonostante questo, esce davvero bene Giovi, che sul rettilineo conclude il sorpasso. Berman ne approfitta accodandosi al compagno e all'interno chiude un bel sorpasso su Hülkenberg a sua volta. Rivediamolo. Vediamo cos'è successo. Osserviamo la scena più da vicino. L'opportunità c'è tutta. E porta a casa il sorpasso. Buon sorpasso, forse accompagnato un po' troppo verso l'esterno, ma tutto sommato va bene così. Poco dopo Verstappen ha fatto lo stesso errore di Birman in qualifica, praticamente fermandosi a bordo pista e rientrando subito dietro Hülkenberg, il che sarà un problema in poco tempo. Nel frattempo si è svegliato il pilota Haas che si è infilato all'interno di Birman, non lasciandogli alcuno scampo. A questo punto ho deciso di chiedere al nostro pilota di non difendere, visto che dietro di lui c'è Verstappen ed è abbastanza inutile battagliare con lui. E nonostante questo, Verstappen è stato comunque fin troppo aggressivo, superando in un punto non proprio safe, costringendo il pilota inglese ad uscire di pista, rischiando anche di far danno. Ed Hülkenberg è riuscito a prendere la posizione anche su Giovinazzi con una bella manovra. E Nico Hülkenberg sorpassa in scioltezza. A questo punto ho chiesto anche ad Antonio di evitare di difendersi su Max, e per fortuna stavolta il sorpasso del pilota Red Bull è arrivato in rettilineo. Più o meno. Qualche giro più tardi Russell ha commesso questo errore ed è andato vicinissimo a causare una bandiera rossa, visto che da lì passavano diverse auto. Dopo un pessimo primo stint è arrivato il momento della sosta per Berman, sperando riesca a gestire meglio le gomme medie, e poco dopo ha fatto la sua prima sosta anche Giovinazzi. Ad essere sinceri, il secondo stint non ha regalato emozioni, siamo stati praticamente sempre soli e nelle ultime posizioni. Il massimo che abbiamo visto è stata questa mini battaglia tra compagni, vinta facilmente da Giovinazzi con gomme morbide nuove.
Giù alla hairpin? All'inizio del terzo stint Tsunoda ha fatto questo errore. E l'auto non ha risposto. E dovranno considerare le conseguenze sugli pneumatici. E poco prima della nostra seconda sosta, che avevamo leggermente ritardato, Piastri è finito fuori così, causando una safety car in maniera inspiegabile. Poco dopo è arrivata anche la bandiera rossa e abbiamo scoperto la causa dell'uscita di pista di Piastri, che è stato centrato in pieno da Zhou, appena doppiato, che ha bloccato nello stesso punto degli altri ed ha colpito un incolpevole Piastri. Dopo la bandiera rossa sono rimasti 15 giri da fare su gomme rosse. Luci spente e via, partiti! Ripartenza che è stata entusiasmante per noi, con Giovinazzi che ha effettuato uno dei più bei sorpassi visti in questa stagione, passando tra due auto. Vediamo il replay per godercelo senza le grafiche di gara. Vediamo la scena più da vicino. Si è aperto un varco. Che manovra superlativa! Dopo il sorpasso si è messo negli scarichi di Bottas e sul rettilineo a DRS spalancato è riuscito ad affiancarsi al pilota finlandese. La lotta è andata avanti per diverse curve con Bottas all'esterno, ma alla fine il nostro pilota è riuscito a chiudere il sorpasso. È successo alla curva 8. È troppo invitante. E porta a casa il sorpasso. Ma è subito arrivata la risposta di Bottas, che ha passato Giovinazzi praticamente alla fine dello stesso giro. Si è poi risvegliato Gasly, che ha puntato Behrman e ha preso l'esterno, per poi sfruttare l'interno alla curva successiva. Vediamo un po' cosa è successo. Ora le telecamere vanno su Gasly. È un'occasione troppo ghiotta. E non ha risparmiato nemmeno Giovinazzi, a cui ha preso la 18ª posizione al tornantino, mentre dietro di lui Behrman perdeva un'altra posizione in favore di una Williams. Sul rettilineo è arrivata la risposta del nostro pilota Sargent, e con DRS spalancato si è affiancato alla Williams, per poi chiudere il sorpasso ben prima della staccata. Ed il giro dopo è stato il turno di Giovinazzi di sfruttare il DRS per rispondere al sorpasso di Gasly. Dura la difesa del francese, ma alla fine ha preso l'interno Antonio, che è riuscito a sorpassare nuovamente il pilota dell'Alpine. Purtroppo, però, non è riuscito ad andare via e il giro successivo Gasly gli ha restituito il sorpasso a DRS spalancato. E Giovinazzi, nel tentativo di rimanergli attaccato, ha finito per perdere il controllo, andando a sbattere con la macchina contro le barriere, causando anche una virtual. Con Behrman su gomma rossa totalmente consumata non abbiamo fatto molto e siamo gli ultimi di quelli rimasti. E come se non bastasse, dopo poche curve, Behrman ha anche forato la posteriore destra. Una gara tremenda. Nel frattempo, Perez è chiuso davanti a Norris di pochissimo, portando a casa una buona vittoria per lui. Ah, un finale perfetto per una gara davvero emozionante. Mentre noi abbiamo ritirato l'auto, per evitare un ulteriore giro senza una gomma. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo dopo. Certe gare sono destinate a finire male, bisogna imparare ad accettarlo. Finire la gara in anticipo è l'incubo di ogni pilota, ma ormai è andata. Deve mettersi alle spalle questa delusione e guardare avanti. E sul podio sarà il momento di Sergio Perez, oggi in grandissima compagnia. È la sua prima vittoria stagionale dopo una prestazione da ricordare. E per oggi è tutto. Si chiude il weekend qui in Giappone. Non perdete la prossima gara perché siamo diretti a Shanghai per l'atteso Gran Premio di Cina. Quindi Perez vince davanti a Norris e Verstappen, autori di una buonissima rimonta. Gara gigantesca di Stroll che ha guadagnato 9 posizioni, concludendo in 9ª posizione davanti al compagno. In classifica rimane tranquillo al primo posto Max, nonostante qualche punto perso nei confronti del compagno di squadra. Prima di lasciarci dobbiamo votare i cambiamenti al regolamento, che in realtà per noi non fanno grande differenza. Alla fine scegliamo le modifiche al telaio. Ci lasciamo alle spalle un weekend pessimo e per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo in Cina, dove andrà in scena il primo weekend sprint della stagione.